Ho un pacco grosso per lei, c'è a casa? Non lo so. Vuoi raccontarci cos'è successo mentre è tornato il sole? Sì, che ho rotto 3 lame. Siamo Marina e Maurizio. Volevamo soltanto viaggiare e finalmente abbiamo comprato il camper dei nostri sogni. Ma chi caspita lo sapeva che era infiltrato? Rimanete con noi per un'estate piena di video nerd e tutorial su come ristrutturare una caravana infiltrata. Vieni qua. Vieni. Questo è il nostro camper. Noi ci andremo a vivere. Non è ancora pronto, però qualcosa è arrivato. Va com'è contento Mauri che tutto il materiale è arrivato nell'unico giorno che piove. Per la serie siamo molto fortunati. Beh, guarda che bella tenda che abbiamo. Almeno la laviamo. Ma è da lavare sotto in realtà, non sopra. Vabbè, la vedremo anche sotto. Mi vedi felice? È una domanda. Ma io ti risponderei di no, ma in realtà dovresti. Mi vedi felice? No, Mi vedi felice? medio. Mi vedi felice? Abbastanza. Sono felice. Perché? È arrivato! Ma è arrivato in una maniera assurda. Nel senso che online ti diceva in preparazione. Quando è in preparazione non hanno neanche spedito. Oggi ci chiama e fa: ho un pacco grosso per lei, c'è a casa? Sì, ho detto, però non stiamo aspettando nulla. E quando l'abbiamo visto è stato come un bambino. Oggi è lunedì e ho detto vado subito su. Cosa succede? È venuto fuori il sole ma sta piovendo. Beh, abbiamo una bella copertura, abbiamo un banco da lavoro, abbiamo dei cavalletti, abbiamo la voglia e abbiamo le mani. Ok, vieni qua che ti spiego un pochino. Vai. Questo è il piatto doccia che finalmente abbiamo preso. Allora, noi dovevamo tagliarlo a 98 per la lunghezza, per 50. Ora, non c'è nessuno che me lo tagliava, però siamo riusciti a trovare online un piatto doccia che ha il buco praticamente più vicino possibile al bordo e a questo punto me lo taglio io. Il problema è che non l'ho mai fatto, quindi cosa devo fare? Allora, in questa larghezza saranno 2 centimetri, non di più. Di qua saranno un 21-22 centimetri. Non lo so. Nel senso che adesso proverò col seghetto alternativo normale, dopodiché andrò a vedere di comprare delle punte di diamante, non lo so, devo vedere. Adesso faccio una prova e vediamo. Sono seriamente preoccupato, nel senso che seghetto alternativo con punta da legno al massimo. Provo qua che questa parte qua è quella che dovrò tagliare per vedere cosa succede. Incrocio le dita veramente, perché se lo rompo abbiamo già finito il gioco. Vediamo. Sicura 98? Sì, 98. Ce lo dice lei. Siete testimoni, eh? Avevamo già anche ordinato. Ah, ma io... Non si può fare. Zitto. No, loro dico. Uno che fa i piatti doccia a misura. Adesso misuriamo. Togli il legno. 49. Quanto? 49. Testimoni, eh? Quanto? 49. Testimoni, eh? Sicura? 49. Una riga professionale. Quello che abbiamo. Ma come faccio? dopo- Io non lo vedo più dove sono, eh. No, giralo, perché qua c'è un... Allora giralo, o fallo di qua. No, Cioè, no, giralo così. va bene, facciamolo di lì. Non riesco a farlo con la sinistra, sono di destra.
Ok, basta, così. E voilà! Fosse facile così. Yatta! Difettino qua però, vabbè. Ah, non si fa vedere. Ci avanzano 20 cm di piatto Ne doccia. vuole? Qualcuno ha bisogno. Prendiamo come souvenir. Vediamo se si rompe. No, no, no. Perché? Cosa vuoi fare? Davanzale? Facciamo la fioriera. Guarda, l'abbiamo anche trattato bene, invece non si rompe neanche. Bene, abbiamo un piatto doccia da 49, ma non ce l'abbiamo ancora da 98 però, Adesso faremo anche quello da 98. Ciao. Ecco la nostra postazione di lavoro. Come un marmista. Beh, dopo falegname, elettricista, No, solo quello. marmista. Ok, vuoi raccontarci cos'è successo mentre è tornato il sole? Sì, che ho rotto 3 lame nel frattempo. Cos'è successo? Che siamo riusciti a tagliarle. C'è un difettino che non vi farò vedere. Però insomma adesso dovremo ancora tagliare questi 2 spigoli qua, così a 45 gradi, e l'altro perché all'interno sono a 45 gradi il mobile. Però diciamo che siamo riusciti a fare i tagli grossi, che erano quelli che mi preoccupavano. Per adesso non ci sono crepe, quindi finché non è piazzato io crocio le dita. Chi anche te? Ah, pure a voi. Dai, vieni qua, fai vedere. Vieni. Hai fatto wow? Wow. 1, 2, 3. Wow. Olè! Questo sembra un piatto doccia. Che è successo? L'abbiamo tagliato, i muri non ce n'è uno dritto, i tagli più o meno sono tutti dritti, però vabbè, ci sono dei punti che sono da siliconare, va bene così, non mi interessa. Adesso cosa faccio? Faccio il segno della circonferenza del sifone, che sono 9 cm. Dopo vi faccio vedere il sifone, che è un cipollotto un po' più grande, quindi devo capire bene gli spazi. Però intanto inizio a fare quello. E poi verrà bucato e da lì esce il tubo e va nel deposito. Tutto attorno qua verrà siliconato con... Dai, va. Esatto, il Sikaflex. Tutto qua. Questo perché qua c'è uno spazio che sostanzialmente c'era un buco, quindi non si può fare niente. Comunque la piastrella verrà sopra, verrà quasi a bordo. Adesso vedo se riesco a fargli un invito, e col Sikaf insomma non dovrebbe esserci problemi, ecco. Spero, questa è l'idea. Insomma, sigillato, e verniciato, e saldato, e cremato, e cioccolato, e che devo fare, diciamo? Vedi che non è tanto piccolo questo piatto doccia? Che puzzano. Ah, perché mi aveva chiesto dove era il buco? Eccolo. Adesso sappiamo dov'è. C'era un vecchio proverbio o una canzone, se non sbaglio, napoletana, che diceva: abbracciati ucces e di che non son degno di te. Eccolo lì ucces. Ragazzi, che ne pensate? Tu che ne pensi? Io penso che per le nostre possibilità è un'ottima riuscita, però vorrei sapere da voi, scriveteci nei commenti cosa ne pensate, perché sono molto curiosa di sapere cosa ne pensate. Esatto. Per quelli che diranno: ma l'acqua ti esce, eccetera, eccetera, possibile, ma non sarà così. Ha comunque una pendenza che va nell'angolo. Poi ovviamente il problema del camper è metterlo in bolla il camper. Però qua ci sarà poi una barriera alta più o meno così, che l'abbiamo già vista, fatta apposta per le docce, che è proprio una barriera per l'acqua. Eventualmente, se è un problema, la metteremo tutto attorno a questa barriera. Giusto? Sì, sono riuscita a mettere a posto i capelli. Vai, tu li hai tagliati, adesso tocca a me, Esatto. Probabilmente dovremmo fare lo scagnin. Spiega cos'è lo scagnin. Cos'è lo scagnin? Ah, lo scagnin? Lo scagnin è uno sgabellino dove mettere i piedi, praticamente, quando sei seduto sul water. Perché il nostro water è di 15 cm sollevato da terra. Ed è normalmente già più alto. Pertanto io non toccherei per terra con i piedi. Vedo la terra, già è buono. Oggi
oggi facciamo il buco. Allora, adesso faccio il primo buco, che sostanzialmente è esattamente del diametro del buco della doccia, ma dovrò allargarlo. Lo farò in 2 step per evitare di rompere troppo e essere il più preciso possibile e vedere un attimino esattamente la posizione che sono. Ho già verificato che sono fuori dal longherone, quindi questa è una fortuna, e adesso insomma procediamo con il taglio. Vedi che in mezzo è 2 sì. Quindi ci passa il tubo per culo. Sarebbe passato, però comunque c'è in mezzo lì la posizione perfetta, cioè a sto giro è anche andata bene, ecco. Beh, c'è un giorno che Mauri non si lamenta. Sembra preciso e perfetto. Troppo preciso, nel senso che bisogna avere un po' di gioco per riuscire poi a, una volta messo il piatto doccia, a collegarlo, però vabbè, con un po' di lima il gioco si fa. E adesso devo riuscire a capire dove far uscire il tubo, cioè o meglio, trovare un tubo flessibile per poi collegarlo al serbatoio. Per alcuni di voi che mi hanno chiesto, adesso non ce l'ho qua, però questo sifone ha altri 2 filtri dentro per fermare capelli, per fermare insomma le cose più grosse, che sono estraibili dall'interno. Quindi diciamo che quando qualcuno mi commentava che il serbatoio poi si sarebbe sporcato tanto, diciamo che con questo già si evitano parecchie cose. Detto questo, comunque il serbatoio si può smontare e quindi pulire. Io prevedo una volta all'anno, i filtri una volta ogni 6 mesi da cambiare, quindi questa è una manutenzione che va fatta, ma diciamo che è abbastanza semplice, ecco. Poi si può cambiare in corso d'opera. Dipende quante docce ci facciamo. Poche. Tanto ormai mi sono abituato agli odori, quindi che schifo. Dai, andiamo a comprare sto tubo. Andiamo a vedere se troviamo il tubo. Buongiorno, the next day. Solita magliettina, ma questa è quella da lavoro. Marina la sera me la lava, la mattina la metto. Detto questo, dopo il terzo tentativo, questo è il famoso sifone, insomma quello che si mette qua nella griglia. Cosa è successo? Ieri ho provato diverse combinazioni di tubi flessibili e non ce n'era uno che andava bene, o toccava a destra o toccava a sinistra. Alla fine, dal mio fornitore di fiducia, quello che mi ha fatto lo stesso accrocchio del cinebasto, che per incastrare 2 cavi, eventualmente vi lascio qui sopra il link, così vedete l'incastro dei tubi dell'aria, è un uomo che di tubo se ne intende, mi ha trovato questo accrocchio numero 2, o meglio, sono normali connettori, però riesco a fare subito una curva, abbastanza in fretta, poi sottometto questo qua, che è un tubo abbastanza flessibile, faccio subito un'altra curva, devo fare una S così e poi collegarmi alla tanica. Questo è quello che devo fare. E quindi niente, procediamo nel fare questo. Oltretutto questo deve avere una certa flessibilità, tanto per le vibrazioni e poi perché così riesco a collegarlo sopra il piatto doccia. Cosa sto facendo? Curiosa. Allora, visto che abbiamo giustamente tagliato il bordo e c'è l'isolante sia termico che il legno, sto cercando di isolarlo perché questo qua rimarrà all'esterno. Isolarlo dall'acqua, dagli eventuali spruzzi, umidità e quant'altro. Gli sto mettendo la gomma liquida tutto attorno. Quindi quello è il buco del sifone, fatto, finito. Esatto, abbiamo già provato, sta bene, c'è 1 millimetro di tolleranza, ma perfetto. E quindi adesso lo sto isolando a quelli che sono gli agenti atmosferici. Sia questo, sia il buco dell'acqua, dell'aria, e poi sotto ci sono altri buchi che sono buchi vecchi che andrò poi a chiudere successivamente come ho fatto per il gavone eccetera, da sotto, sì, sempre con un legno rinforzato. E poi una volta che è finita che si è seccata questa gomma, una volta che si è seccata questa gomma mettiamo il sifone, mettiamo il piatto doccia, poi verrà tutto siliconato attorno e lo fissiamo, e a questo punto rimane un blocco unico e non dovrebbe più muoversi, soprattutto non dovrebbe neanche avere delle sollecitazioni di vibrazioni, perché è praticamente un pezzo unico con tutto il camper, quindi non dovrebbe proprio muoversi. Oltretutto gli metto sotto del Sikaflex
che è appunto morbido, quindi anche riesce a sopportare quelle che sono delle vibrazioni. Dovrebbe essere una buona soluzione, almeno questo è quello che penso. E beh, lo vedremo col tempo, questo sicuramente. Come promesso sto mettendo sta gomma un po' dappertutto. Venite, va che ve lo faccio vedere. Questo qua è il buco delle acque nere, quello vecchie, che io adesso sto sigillando così, poi dopo metterò una piastra sopra. Questo è il buco che ho fatto io per l'aria, per lo scarico dell'aria, con la ventolina che gira 24 ore su 24, e poi c'è il suo coperchio filtro. Questo invece è quello per lo scarico del sifone del lavandino, che io andrò anche questo qua a coprire perché lo farò passare sopra. E questo qua grosso, il cratere, è quello che ho fatto io adesso, che devo ancora finire di sigillare anche questo, dove ci sarà il sifone. Che te lo ripasso, va? Sto aspettando che canti. Che canto, no. Mi ha detto che non devo più cantare, quindi non canto più. Canti solo quando non ti riprendo, quindi alla fine mi tocca solo a me assorbirti. Invece io vorrei condividere con gli altri questo momento. Lasciateci un commento in descrizione se volete che Mauri canti qualcosa. Ma non lo farò più. Anche a richiesta, adesso facciamo tipo jukebox, chiedeteci delle canzoni in particolare. Ci manca solo quello. Bello questo doppio occhiale. Sì, perché sono stufo di pulirmi gli occhi. Allora ci vorrebbe anche un cappello per non pulire poi i capelli. No, è pulito, dai, non c'è niente. Mentre aspettiamo che asciuga la gomma liquida che avevamo appena messo, facciamo l'ultimo buco, la tanica, che è quella delle acque d'ingresso. E la faremo qua, più o meno in questa zona qua. Un po' di sigillatura. E indovinate cosa sto usando? Si legge. È vero. Sikaflex 521. È quasi finito, quello nero. Sì. Poi passiamo a quello bianco, poi abbiamo quello grigio. È bello provare tanti colori del Sikaflex. Allora, stranamente ho fatto il buco e sono riuscito, sforzando un po', limando un pochino, praticamente a fargli il filetto col tubo che avevo, ed è veramente messo dentro forte. Per sicurezza, per evitare perdite, come qualcuno di voi mi ha fatto notare, c'è una legge dove bisogna fare attenzione, non è che puoi scaricare così dove vuoi o perdere, quindi fate attenzione, giustamente anche per chi è neofita in questi lavori di bricolage, ci sono delle leggi che vanno rispettate, quindi non si può scaricare, non si può avere delle perdite e quant'altro. Detto questo, noi lo sigilliamo con il nostro Sikaflex e il problema non ce l'avremo. Sì, è montato il piatto doccia. Non ho ancora buttato l'acqua, però vedere così sembrerebbe bello stabile, non si muove, insomma bello sigillato, la guarnizione prende bene, insomma andiamo avanti. Adesso faccio una cosa che è una goduria per molti, vieni a vedere. No, la plastichina. Wow. Dicono che è una libidine, è una goduria. Questo qua è un filtro per i capelli, sostanzialmente. Lo infili dentro così e tu è là. Un fermacapelli, detto così sembra strano, però serve appunto per fermare le cose un pochino più grosse. E poi adesso sopra ci va un'altra bella piastrina d'acciaio che non metto adesso perché comunque mi dovrò muovere. Mettila così lo vediamo. Ti lascio l'onore. Voglio solo vedere come viene, poi sicuramente la dobbiamo togliere. Ecco. Questo è il piatto doccia finito, cioè finito, insomma. Finito, adesso adesso lo siliconiamo intorno e dobbiamo anche pulirlo con la spugna magica. Abbiamo la spugna magica per pulirlo, farlo tornare bianco dove l'abbiamo graffiato, dove l'abbiamo sporcato. Speriamo che sia solo sporco e se rimane così, amen. Cucciolone, bevi. L'addetto alle pulizie di primavera è sempre Mauri. Ragazzi, io sono emozionatissima, adesso che abbiamo anche siliconato la doccia mi sembra di avere già il bagno pronto. Adesso vi faccio vedere. Ok, manca ancora un casino, però col silicone intorno
e voilà, è un piatto doccia gigante.